Gli accessori svolgono un ruolo cruciale in un outfit, sono un po' come la ciliegina sulla torta, quel tocco finale che completa il look e lo rende unico. Gli accessori inoltre sono un mezzo molto potente per esprimere la propria personalità, non sono quindi dei dettagli semplicemente trascurabili, ma investire in accessori ben scelti può fare la differenza tra un look ordinario e uno straordinario. In questo video vedremo insieme come scegliere gli accessori giusti in base alla forma del nostro viso, perché tra tutti gli accessori che indossiamo normalmente, collane e orecchini, ma soprattutto gli orecchini, occupano un posto molto speciale perché, essendo quelli più vicini al viso, attirano l'attenzione su di esso e il loro design può influenzare notevolmente l'aspetto del nostro viso, rendendolo più lungo, più largo o più rotondo. Prima di buttarsi a capofitto nello shopping sfrenato di accessori è quindi molto importante conoscere la forma del proprio viso e le sue caratteristiche principali, il che non è proprio semplicissimo, almeno non lo è stato per me all'inizio, soprattutto se si seguono le mille guide che si trovano online, che mostrano soltanto foto o disegni di visi visti frontalmente, il che confonde soltanto le idee, perché noi siamo esseri tridimensionali che vivono in un mondo tridimensionale e valutare un viso soltanto frontalmente spesso non è sufficiente. La prima cosa che dobbiamo capire è se il viso in questione è tondeggiante o più tendente ad una forma squadrata o spigolosa. E uno dei metodi più semplici per determinarlo è osservare un viso di profilo. Sarà infatti la forma della mascella a dirci se il viso in questione è tondeggiante o tendente a una forma più spigolosa. Un'altra cosa che dobbiamo determinare è se il viso in questione è più esteso in larghezza o in lunghezza. Per fare questo dobbiamo dividere il viso in 3 parti. Sommiamo poi la parte 2 e 3 e posizioniamo questa misura a livello degli zigomi. Se questa misura è più grande rispetto alla larghezza del viso, allora avremo un viso lungo. Se è più corta, allora avremo un viso largo. Se invece è la stessa misura, allora avremo un viso perfettamente proporzionato, come ad esempio in un viso ovale. E se ci fate caso, adesso stiamo utilizzando il rapporto aureo che avevamo visto nel video precedente. Un'altra cosa che ci interessa sapere è se il viso in questione ha un mento squadrato, rotondo o appuntito. E questo è facile determinarlo semplicemente osservando un viso frontalmente, soprattutto mentre sorride. Quello infatti è il momento in cui la forma del mento è più evidente. E proprio perché esiste un numero infinito di queste 3 combinazioni, ognuno di noi ha un viso unico, per non parlare poi di bocca, naso, occhi, orecchie e sopracciglia. Per capire come abbinare gli orecchini giusti al nostro viso, vediamo prima insieme le diverse tipologie di orecchini e le loro caratteristiche. In linea generale potremo tranquillamente dividere tutti gli orecchini in 3 grandi categorie, che sono gli orecchini a bottone, quelli a cerchio e i pendenti, e potremo declinare ognuna di queste categorie in infiniti design diversi. Ma ci sono alcune caratteristiche chiave che distinguono ogni design, e sono linea, punto focale e peso visivo. Questi orecchini, nonostante abbiano forme completamente diverse tra loro, hanno però elementi specifici in comune, composti principalmente da linee dritte e spigolose, ed in genere questa tipologia di orecchini dona al look carattere e audacia, mentre orecchini simili, caratterizzati però da linee dritte e tondeggianti, donano al look morbidezza e chic. Per punto focale si intende una particolare area degli orecchini che è messa in evidenza da un colore o da una forma particolare o la grandezza di una parte specifica dell'orecchino, che attira l'attenzione dell'occhio di chi osserva. Ecco alcuni esempi di diverse posizioni del punto focale, che può essere alto, medio o basso. Anche il peso visivo è un fattore molto importante, specialmente per noi petite, e quando dico peso non mi riferisco al peso in grammi, ma al peso visivo, che può dipendere da colore, forma o spessore. Ad esempio, orecchini con forme grandi e spesse hanno un peso visivo maggiore rispetto a un paio dalle forme piccole e fini, come anche colori forti e vivaci hanno un peso maggiore rispetto a colori neutri o più soft. Persone con un viso quadrato, che quindi presentano lineamenti squadrati e spigolosi, hanno già nel loro viso un grande peso visivo, dovuto appunto a questi lineamenti.
Stanno bene quindi con orecchini con altrettanto peso visivo. Quindi orecchini dai colori forti e dalle dimensioni medio-grandi si andranno ad armonizzare con i lineamenti stessi del viso, ma anche orecchini con gli angoli arrotondati, come ad esempio quelli a goccia, sono perfetti per questo tipo di viso, perché andranno ad addolcire i lineamenti del viso. Da evitare assolutamente orecchini dalle dimensioni piccole, perché stonerebbero su visi dai lineamenti forti, come quelli di un viso quadrato, appunto. Ma evitate anche orecchini squadrati perché andrebbero ad enfatizzare i lineamenti spigolosi presenti nel vostro viso. Per persone con viso quadrato ma corto, invece è meglio optare per orecchini che superano il mento. Questo creerà delle linee verticali che daranno al viso un senso di allungamento. Ovviamente optate sempre per orecchini dalle forme medio-grandi. Se lunghi, che il punto focale sia ad altezza media o che abbiano la stessa forma arrotondata dall'inizio alla fine. Perfetti anche orecchini a bottoni con dettagli che vanno verso l'alto. Questo infatti creerà un effetto di allungamento, portando l'attenzione visiva sulla parte più alta dell'orecchio. Evitate sempre orecchini dalle dimensioni piccole e quelli squadrati e spigolosi. Per chi ha un viso quadrato ma lungo, meglio optare invece per orecchini a bottone dalle dimensioni medio-grandi o con punto focale alto. Questo creerà una linea orizzontale di allargamento che andrà a compensare la lunghezza del viso. Scegliete comunque sempre orecchini dalle linee tondeggianti per addolcire i lineamenti. Per chi invece ha un viso rotondo, evitate assolutamente orecchini a cerchio perché tendono ad allargare tantissimo il viso. Quindi meglio optare per orecchini dalle linee verticali che creano un senso di allungamento. Perfetti anche orecchini dalle forme squadrate e spigolose, per controbilanciare la rotondità del viso. Ma se proprio non riuscite a fare a meno di orecchini dalla forma tondeggiante, allora meglio optare per un paio dalle forme piccole. Evitate anche orecchini a bottone grandi o quelli con punto focale alto, perché creando una linea orizzontale lungo il viso daranno un senso di allargamento. Se vi piacciono gli orecchini a bottone, però, meglio optare per un design con dettagli che vanno verso l'alto. Questo darà un effetto di allungamento al viso. O orecchini con punto focale medio-basso. Per chi invece ha un viso tondo e largo, meglio optare per orecchini lunghi che superano il mento, o con punto focale medio, perfetti soprattutto orecchini dalle forme squadrate e spigolose, o dalle linee lunghe. Scegliete sempre orecchini dal peso visivo importante o con dimensioni crescenti, cioè più piccoli sul lobo e che poi diventano più grandi verso la fine. Da evitare assolutamente orecchini a cerchio e a bottone. Le persone con viso a triangolo invece hanno fronte e zigomi che occupano la maggior parte del viso e mento stretto e appuntito. Optate per orecchini con punto focale basso e che siano tondeggianti verso la fine. Questo bilancerà la parte bassa del viso. Da evitare orecchini dal design spigoloso e da evitare assolutamente orecchini a cerchio e a bottone grande. Per chi ha un viso lungo e stretto, invece, meglio evitare orecchini lunghi e fini, perché allungano ancora di più il viso. Gli orecchini più appropriati per questa tipologia di viso sono orecchini a bottone, grandi o piccoli, e orecchini con punto focale medio. Questi andranno infatti a creare una linea orizzontale di allargamento che bilancerà il viso. Stessa cosa per gli orecchini a cerchio. Un viso ovale o comunque un viso che ha questa parte e questa parte della stessa dimensione è un viso che sta bene con praticamente tutto, perché è già armonioso nelle forme, non ha quindi bisogno di essere bilanciato. Comunque ricordate sempre che le dimensioni degli orecchini devono sempre essere in proporzione con quelle del viso. Quindi viso grande, orecchini grandi, viso piccolo, orecchini piccoli. La lunghezza degli orecchini invece deve sempre essere opposta a quella del viso. Quindi viso lungo, orecchini corti, viso corto, orecchini lunghi. E per ultimo, la forma degli orecchini che andrete ad indossare deve sempre bilanciare la forma del vostro viso. Quindi se avete un viso quadrato, scegliete sempre orecchini dalle forme tondeggianti. Questo addolcirà la spigolosità presente nel vostro viso. Mentre se avete un viso tondeggiante, scegliete sempre orecchini squadrati o con dettagli spigolosi. Questo andrà ad armonizzarsi con la rotondità del vostro viso.
Inoltre, se avete un viso con un mento stretto e a punta, e non parlo del viso a triangolo, evitate orecchini con punto focale basso per evitare appunto di portare l'attenzione proprio su quella parte. Se invece avete un viso che presenta lineamenti molto marcati, come ad esempio zigomi o un naso importante, allora potete sfoggiare tranquillamente orecchini dal peso visivo maggiore o di dimensioni medio-grandi. Se avete un viso da lineamenti piccoli e delicati, optate per orecchini dal peso visivo più leggero e dalle dimensioni medio-piccole. Passiamo adesso alle collane. Collane a girocollo o choker sono caratterizzate da un tipo di design che si adatta intorno al collo, adatte per creare un look moderno e audace e sono perfette per persone con viso lungo o a triangolo. Nel caso di un viso lungo, questo aiuta a creare una linea orizzontale di allungamento che bilancia la lunghezza del viso. Nel caso invece di un viso a triangolo, questa linea orizzontale creata dalla collana, che nel caso del viso a triangolo più grande è e meglio è, aiuta a portare l'attenzione verso la parte bassa del viso, bilanciandola. Inoltre, per queste due tipologie di viso è da evitare assolutamente collane lunghe a V o a Y, perché non faranno altro che allungare ulteriormente il viso. Se però non riuscite a fare a meno di collane lunghe, combinatele con collane a girocollo, che tra l'altro è anche molto di tendenza. Tutte quelle collane che non poggiano intorno all'attaccatura del collo o sul collo stesso, come nel caso del choker, sono considerate collane lunghe e possono avere un pendente al finale che dà alla collana una forma V o avere un'altra catena o filo che segue dritto, dando alla collana una forma a Y. Queste sono collane molto versatili, adatte più o meno a qualsiasi tipo di outfit, ma non a qualsiasi tipo di viso. Sono infatti adatte principalmente a chi ha un viso rotondo, ed in questo caso più grande è la collana e meglio è. Stessa cosa per chi ha un viso quadrato. Questi tipi di collane infatti creano linee verticali, dando un senso di allungamento e bilanciando così la forma del viso. Ovviamente per un viso rotondo meglio optare per un design dalle forme squadrate, per armonizzare la rotondità del viso, mentre nel caso di un viso quadrato meglio optare per design tondeggianti, per addolcire i lineamenti del viso. Per queste due tipologie di viso sono assolutamente da evitare collane a girocollo o choker. Come avrete sicuramente notato, non ho menzionato affatto il viso ovale, perché questo tipo di viso, come anche nel caso degli orecchini, si adatta un po' a tutti i tipi di collane. C'è però da dire che anche se avete un viso ovale ma avete un collo corto, come ad esempio nel caso di una donna petite, vi consiglio di evitare assolutamente il choker o collane dalle dimensioni troppo grandi. Ovviamente bisogna sempre guardare il look nella sua totalità, perché una parte può sempre bilanciarne un'altra. Spero comunque che questo video vi sia stato utile. Io vi ringrazio per aver passato un po' di tempo con me e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!